Ciao a tutti, io sono Carla, oggi ti propongo un panettone con la biga. Il risultato sarà un panettone soffice, alveolato, semplicemente delizioso che dura nei giorni. Vieni con me in cucina e prepariamolo insieme. Per prima cosa preparo la biga. Puoi sostituire la biga con il lievito madre. Via via ti spiegherò come fare. Per la biga ti occorreranno 6 g di lievito di birra fresco, se usi quello secco ne basteranno 2 g, 80 g di farina Manitoba, io sto usando una farina con 13 g di proteine, 40 g di acqua fredda, perché la biga dovrà maturare ad una temperatura ambiente di circa 18 gradi per 16-18 ore. Se la temperatura ambiente di casa tua fosse superiore, andrai a farla maturare sulle 12 ore, oppure puoi fare una maturazione temperatura ambiente frigo. Sbriciolo il lievito di birra all'interno della terrina. Aggiungo l'acqua e sciolgo il lievito. Una volta sciolto metto la farina. Mescolo formando un panetto ben sodo. Lo lavoro con le mani. La cosa importante è che non rimanga farina libera nel contenitore. Ho raccolto tutta la farina dal contenitore, a questo punto prendo il panetto e lo spezzo in piccoli pezzi. Lo copro con la pellicola alimentare e lo lascio maturare ad una temperatura di 18 gradi per 16-18 ore. Trascorse 18 ore, ecco la mia biga pronta. Puoi sostituire la biga con del lievito madre, in questo caso andrai a metterne 120 grammi. Posso preparare il primo impasto. Come già ti ho detto, puoi usare la biga maturata oppure 120 grammi di lievito madre ben attivo, 225 grammi di farina Manitoba con 13 grammi di proteine, 115 grammi di acqua fredda. Uso l'acqua fredda per non far surriscaldare troppo l'impasto. 6 g di lievito di birra fresco, 70 g di zucchero, 3 tuorli di uova a pasta gialla, sono più o meno 55 g, e 70 g di burro buono bavarese a temperatura ambiente, quindi morbidissimo. Tienilo fuori dal frigorifero per qualche ora prima di inserirlo nell'impasto. Metto l'acqua all'interno della planetaria, aggiungo il lievito di birra, metto la foglia, inizio a far partire la planetaria, inizio a mettere la farina piano piano, dovrò ottenere un impasto compatto posizionato al centro della foglia. Ho lavorato l'impasto per 10 minuti, ti faccio vedere come si presenta. Bello compatto, elastico. Lo spezzo e lo inserisco all'interno della planetaria. A questo punto inizio ad aggiungere i tuorli, uno alla volta. Inserirò il successivo solo quando il precedente non si sarà assorbito. Quando vedi che l'impasto si attacca sul fondo e sui bordi, staccalo con una spatola. Riprendo ad incordare il tutto. Ecco che l'impasto si è di nuovo posizionato al centro, aggiungo lo zucchero piano piano. E come sempre, ogni tanto, quando noti che l'impasto si attacca sui bordi e sul fondo, staccalo con la spatola.
Quando noti che l'impasto si è posizionato nuovamente al centro della foglia, puoi inserire la biga oppure il lievito madre. Inserisco la biga a pezzetti e procedo ad incordare. Quando noti il contenitore sporco di impasto, puliscilo con la spatola oppure con un tarocco. Pulisci i bordi e anche il fondo. Le fasi per la preparazione del panettone sono abbastanza lunghe, ognuna dura dai 10 ai 20 minuti, dipende dalla forza della farina, dipende dalla velocità della planetaria, ci vuole del tempo affinché la farina sviluppi il glutine. Quando noti che tutto l'impasto si raccoglie intorno alla foglia è già un buon segno, significa che il nostro impasto ha sviluppato una buona maglia glutinica, diventando sempre più elastico. L'impasto si è posizionato completamente intorno al gancio, quindi è arrivato il momento di mettere il burro. Il burro dovrà essere morbidissimo, quindi tienilo per diverse ore fuori dal frigorifero. Dovrà essere a pomata. Lo inserisco piano piano, lo faccio assorbire, metto il successivo solo quando il precedente non si sarà assorbito. Anche questa fase può durare 15-20 minuti, dipende. Anche in questa fase l'impasto non dovrà rimanere statico al centro della foglia, ma bensì lo dovrai sempre staccare e pulire bene tutti i bordi della planetaria e anche il fondo, proprio per farlo integrare bene. Ecco che l'impasto è tornato intorno alla foglia, aggiungo il burro successivo e procedo in questo modo fino a metterlo tutto. Il burro si è assorbito completamente. Come puoi vedere il contenitore della planetaria è perfettamente pulito, non c'è impasto, quindi significa che è molto elastico. Adesso ti faccio vedere un trucchetto per capire se ha sviluppato una buona maglia glutinica. Lo stacco dalla foglia, inevitabilmente l'impasto si andrà ad allargare sul fondo della planetaria. Questo è il test classico, quello di prendere l'impasto e di controllare la maglia glutinica. Un altro test è quello di lasciare l'impasto sul fondo della planetaria, azionarla nuovamente e vedrai che in un attimo si andrà ad agganciare alla foglia. Quindi significa che ha una buona maglia glutinica, è molto elastico. Direi che ci siamo. L'impasto è pronto. Il primo impasto è pronto. Tolgo la planetaria, imburro leggermente il piano di lavoro e ci trasferisco l'impasto. Mani unte e facciamo delle pieghe. Sollevo l'impasto, lo lascio ricadere piegandolo. È già abbastanza tenace, quindi davvero semplicissimo da gestire. A questo punto lo pirlo. Praticamente passi la mano sotto, lo fai ruotare verso di te. In questo modo si andrà a formare un impasto bello tenace. Puoi farlo anche con un tarocco. Adesso lo inserisco all'interno di un contenitore chiuso col coperchio e dovrà perlomeno triplicare di volume. Poi procederemo con il secondo impasto. Con il secondo e ultimo impasto. Non vi spaventate. Lo schiaccio per rendermi conto della crescita dell'impasto. Metto un segno dove è il livello dell'impasto
e poi un segno dove dovrà arrivare l'impasto. Questa fase di lievitazione è molto importante. In questo modo non si ritarderanno i tempi di lievitazione successiva, quindi aspetta che sia perlomeno triplicato di volume prima di procedere con il secondo impasto. Adesso lo metto nel forno spento con la luce accesa, oppure se puoi in un luogo dove ci sono 28 gradi. A dopo! Il primo impasto ha triplicato il suo volume, quindi adesso possiamo procedere con il secondo impasto e ti occorreranno ovviamente il primo impasto, 60 g di farina Manitoba, 70 g di zucchero, 3 tuorli di uova medie, io uso quelle a pasta gialla così l'impasto avrà anche un bel colore, 5 g di sale, 100 g di burro bavarese, mi raccomando usa burro di qualità, un baccello di vaniglia oppure 2 cucchiaini di estratto di vaniglia, 20 g di miele, 35 g di cedro candito tagliato a cubetti, 35 g di arancia candita tagliata a cubetti, 130 g di uvetta sultanina che io ho già messo a bagno e poi ho asciugato e tamponato ben bene con dello Scottex, la scorza di un'arancia non trattata e la scorza di un limone non trattato. Procediamo con il secondo impasto. Ho inciso il baccello di vaniglia, adesso lo apro, giro il coltello dalla parte opposta alla lama e tolgo i semi. Li metto nel burro. Il baccello non lo butto via, lo uso per insaporire il latte e per preparare delle creme. Adesso grattugio nel burro la scorza del limone e poi la scorza dell'arancia. Questa operazione, affinché il burro sia ben insaporito, puoi farla anche la sera quando prepari la biga. Il burro ovviamente è a pomata, l'ho tenuto fuori dal frigorifero per diverse ore, mescolo il tutto e poi ci aggiungo il miele. Tengo il burro aromatizzato a temperatura ambiente fino al momento dell'utilizzo. Ecco il primo impasto perfettamente lievitato, come già ti ho detto deve perlomeno triplicare di volume. Adesso rompo la lievitazione e lo metto all'interno della planetaria. Inserisco la foglia e faccio partire la planetaria. A questo punto alterno la farina con i tuorli, non faccio mai perdere l'incordatura, quindi gli ingredienti li metto piano piano, faccio assorbire gli ingredienti prima di mettere i successivi. Quando noti che l'impasto si attacca sui bordi e sul fondo della planetaria, puliscilo sempre con la spatola oppure con un tarocco. In questo modo tutti gli ingredienti si andranno ad amalgamare alla perfezione. Procedo ad inserire l'ultima parte di farina e l'ultimo tuorlo. Adesso facciamo pulizia sui bordi e procedo ad incordare. Quando l'impasto ha nuovamente raggiunto l'incordatura, come già ti ho detto sono fasi abbastanza lunghe che durano 10, 15, anche 20 minuti. Posso inserire adesso lo zucchero, sempre piano piano. Quando noti i bordi della planetaria sporchi, li pulisci. Ho inserito tutto lo zucchero, pulisco un'ultima volta il contenitore della planetaria sui bordi. Come vedi l'impasto si raccoglie al centro della foglia con facilità. Controllo la maglia glutinica che è ottima, quindi a questo punto posso inserire il burro aromatizzato e il sale. Il burro aromatizzato sempre in piccole parti lo faccio assorbire prima di mettere il successivo, proprio per non perdere l'incordatura dell'impasto.
Ho messo la prima parte di burro e a questo punto aggiungo il sale. Ormai lo sai, i bordi del contenitore della planetaria vanno sempre tenuti puliti. Vedi l'impasto com'è elastico, torna sempre al centro, attaccato alla foglia. Procedo mettendo il burro piano piano e facendolo assorbire. Ho incorporato tutto il burro, piano piano ovviamente, controllo il mio impasto, guarda che meraviglia, ha una maglia glutinica favolosa. A questo punto metto le sospensioni, il cedro candito, l'arancia candita e l'uvetta, metto un attimo la foglia dando il tempo di integrare all'impasto la frutta candita. Ogni tanto la stacco dal gancio e riprendo ad impastare. A questo punto metto l'impasto sul piano di lavoro e faccio qualche giro di pieghe. Imburro un attimo il piano di lavoro, ci trasferisco l'impasto, trovo questo impasto meraviglioso, è profumatissimo. Guarda che meraviglia! Perfetto, adesso facciamo le pieghe. Puoi farle come vuoi, puoi farle tirando l'impasto e sovrapporlo al libro, oppure sollevandolo semplicemente, lasciandolo ricadere in questo modo. È davvero semplice. Vedrai che l'impasto diventerà sempre più tenace. Basta sollevare l'impasto e poi lasciarlo ricadere piegandolo. Ecco che è già tenace, nonostante l'alta idratazione si lavora che è una meraviglia, è gestibile. Ora lo pirlo, tarocco, lo fai girare sotto l'impasto e poi lo ruoti tirandolo verso di te. Adesso prendo l'impasto e lo metto in un contenitore. L'impasto dovrà perlomeno triplicare di volume. Perfetto, adesso lo metto a lievitare in un luogo temperato, può essere il forno spento con la luce accesa oppure un luogo preriscaldato a 28 gradi. Ecco l'impasto giunto a lievitazione, ha triplicato di volume, quindi posso procedere. No, vabbè, non so se rendo l'idea. Ungo il piano di lavoro con il burro, ci trasferisco l'impasto. Lo lascio cadere, si stacca perfettamente, faccio un giro di pieghe, poi lo capovolgo, non è ancora finita, lo sollevo e lo rendo tenace con altre pieghe. A questo punto lo pirlo, come ti ho fatto vedere prima, prendi il tarocco, lo passi sotto l'impasto, lo ruoti e lo porti verso di te. Lascio puntare l'impasto sul piano di lavoro perlomeno per mezz'ora. Trascorsi 30 minuti, procedo di nuovo con un giro di pieghe, sollevo l'impasto, lo lascio ricadere e lo piego. Adesso lo pirlo e finalmente è arrivato il momento di metterlo nello stampo. Stampo alto da 1 chilo, copro lo stampo con della pellicola alimentare, lo metto a lievitare fino a quando l'impasto non ne arriverà a un paio di centimetri dal bordo dello stampo. Lo metto a lievitare in un posto temperato, possibilmente a una temperatura di 28 gradi oppure nel forno spento con la luce accesa.
Il panettone ha raggiunto la lievitazione. A questo punto, se lo vuoi incidere, lo lasci scoperto senza la pellicola alimentare per circa mezz'ora, così si formerà la pellicina e andrai ad inciderlo meglio. In alternativa puoi preparare una glassa alle mandorle. Posso infornare nel forno già caldo statico a 170 gradi per un'oretta circa. Inforno il panettone nel primo livello partendo dal basso. Trascorsa un'ora, controllo la cottura. Se hai un termometro a sonda è l'ideale, perché la temperatura interna dovrà essere inferiore ai 95 gradi. È asciutto, quindi lo tolgo e lo capovolgo subito. Metto subito lo spillone quando è ancora all'interno del forno. Lo capovolgo all'interno di una pentola. Io ho usato il contenitore della planetaria. Copro il panettone con un canovaccio pulito e lo tengo così capovolto perlomeno per 10 ore. Ci vediamo domattina. Buongiorno a tutti, 10 ore sono passate, posso capovolgere il panettone. Ed eccolo qua in tutto il suo splendore. Tolgo lo spillone e a questo punto puoi mettere il tuo panettone in un sacchetto per alimenti ben chiuso. Prima magari sanificalo con dell'alcol alimentare. Il panettone in questo modo si conserva anche per una settimana. E adesso prova assaggio. Procedo con il taglio. È sofficissimo. Ed ecco questo meraviglioso panettone con un impasto sofficissimo, filante, una nuvola. Sembrano fiocchi di neve. È veramente eccezionale. Ci vuole un po' di tempo, ma vale proprio la pena farlo. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Se ti è piaciuta fammelo sapere con un like oppure un commento sotto il video. Ti invito ad iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto, mi farebbe davvero piacere, e ad attivare la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Scrivimi anche da dove mi stai guardando, ti leggo sempre. Ciao e alla prossima ricetta! E io intanto mi gusto questa nuvola di panettone. Una favola. Ti invito davvero a provarlo.